Eccoci qui ragazzi con il nostro primo unboxing in italiano per il canale Audio Monkeys. Veniteci a trovare sul nostro sito audio-monkeys.com per le ultime recensioni, e questo qui è il pacco che è arrivato dalla Cina con furore. Andiamo ad aprirlo subito e vediamo cosa contiene. A few moments later. E voilà. Ecco a voi. Vi giro inquadratura così li potete vedere per bene. Questa è la scatola. Abbiamo uno scatolone gigantesco. Eccoci qui. Bello grosso. E questo è il modello più piccolo, il fratello minore. Questo invece è il fratello maggiore, ma via la scatola ingombrante e procediamo. Quale apriremo per primo? Partiamo sempre dai più piccoli, no? Allora, andiamo ad aprire il pacco più piccolo. Ecco come si presenta all'interno il bollino, che si può attaccare, vedete qui, si stacca e potete appiccicarlo dove volete. Non è male il logo. Devo capire ancora se si legge Sonkos, Sonkos o in qualsiasi altro modo, ma carino. Scatola interna, molto elegante, fatto bene, il logo che riflette la luce. Bando alle ciance, andiamo subito ad aprirlo. Se ci riesco non lo rovino. Eccoci. Via tutte le plastichine. Ed ecco qui. Scatola che si apre facilmente. C'è un bel po' di vuoto si è creato, quindi ecco qui, aperto. Bello, c'è la parte in foam, in schiuma. Dentro troviamo il nostro DAC, che con il caldo si è appiccicato alla schiuma, ma con calma e pazienza siamo riusciti a staccarlo. Ed eccolo qui. Olè, guardate che bello. Sembra ruvido dal modo in cui ci riflette la luce, invece è liscio. I 4 tasti davanti hanno un bel suono clicky, sono sicuramente resistenti, hanno pochissima corsa, cioè dovreste riuscire a vederlo, però la sensazione che vengono cliccati è buona. Qui troviamo ancora questo logo che nelle nuove batch di produzione non è più incluso, quindi questo qui non ci sarà nei nuovi prodotti, e qui sopra il logo della Sonkos. Dietro abbiamo entrata XLR di destra, entrata XLR di sinistra, le due RCA di destra e di sinistra se non volete usare le XLR. Poi abbiamo coassiale in, ora ci togliamo anche i tappini. Ed eccolo qui, senza tappini. Abbiamo coassiale in, coassiale out, USB in, Toslink, quindi ottico, cavo ottico, e infine abbiamo l'alimentazione 5 volt 1 ampere. È sconsigliato attaccarlo direttamente al computer, sia perché comunque l'alimentazione che viene dalle USB dei computer non è buonissima a livello di pulizia, ma soprattutto perché non tutte quante le schede madri arrivano a fornire 1 ampere, a volte scendono un pochino, quindi se volete stare sicuri è sicuramente meglio attaccarlo ad un
caricabatterie, ad esempio quelli dei telefoni cellulari, l'importante è che non abbiano la ricarica rapida e quindi che siano soltanto a 5 volt e 1 ampere di uscita, o anche 2 ampere, non è un problema, anzi pure meglio. Qui abbiamo il cavo USB, abbastanza spesso, fatto bene, morbido, mi piace, un buon cavo USB in dotazione, non che cambi niente tra un cavo e un altro, però onestamente se almeno i connettori sono fatti bene non mi dispiace. E questo qui è il cavo USB-C USB-A per l'alimentazione, che ad occhio mi sembra un pochino corto, non dovrei sbagliare, andiamolo ad aprire, ma vabbè, diciamo che sarà un po' meno di 1 metro, sì, è un po' corto, ma comunque ne potete comprare un altro tranquillamente senza nessun problema. E quindi questo qui era il fratello minore tra i due, costo all'incirca di 250 euro, prestazioni che, come evidenziato dal forum Audio Science Review, dove hanno degli strumenti che purtroppo non ci possiamo permettere noi, prestazioni veramente al top, soprattutto per il prezzo, perché include delle uscite XLR, cosa non da dare per scontata. Consigliato a chiunque vuole un DAC budget, che sia però bilanciato, che è quella la parte che lo differenzia dalla competizione e dalla concorrenza. Direi quindi un ottimo prodotto che andremo a vedere come si comporterà nella recensione completa. Ed ora a noi, eccolo qui il bestione. Questo è l'SGD1, sempre ovviamente della Soncoz, e lo apriamo ora. Sicuramente si presenta in una confezione che è decisamente più grande, più mastodontica, possiamo dire, un ottimo rivestimento in schiuma, penso che con questo qui non lo rompete neanche se lo lanciate dal quinto piano, è veramente spesso ed è pure pesantuccio, eccolo qui, guardate che bestia, questo è un bel mattone, questo è un bel prodotto, si sente già la pesantezza della qualità, ed eccolo qui. Allora, il davanti lucido, manopola opaca, spero possiate sentire i click, bello, potete cliccarla e questo purtroppo la rende un pochino poco stabile, vedete, si muove un po'. E questo ovviamente è dovuto al fatto che ha la possibilità di cliccarla, la possibilità di girarla, purtroppo è un trade-off che viene fatto leggermente, non proprio super, come direbbero gli inglesi, stiff. Il sopra è opaco, ora ve lo mostro, eccolo qui, opaco, riflette bene la luce, non cattura le impronte, vedete l'ho toccato e non c'è assolutamente nulla. Di lato le griglie per far entrare l'aria, vediamo se è messa a fuoco, bene, spero di sì, e eccoci qui il retro. Ora lo poggio un attimo perché mi sto spezzando la schiena per quanto pesa, che sto tutto storto. Ok, allora abbiamo analog input, digital input, quindi da qui entriamo dal DAC, entriamo dalla fonte digitale, quindi dal computer, che sia attraverso un USB-C oppure se avete un connettore ottico o un connettore coassiale, anche questo ha in e out, quindi potete sia entrare che uscire per metterlo in catena con altre cose, e questo ha anche AES come entrata, diciamo, molto su stampo professionale, diciamo. Qui potete selezionare la 220 o la 110 volt, a seconda di dove vivete. Qui il tastino di accensione per la IEC, e andiamo alla parte importante, cioè l'uscita. Abbiamo XLR destro e sinistro, out, maschi, e RCA sinistro e destro. Come vedete arriva con i tappini. L'unica cosa, forse avrebbero potuto inserire un tappino anche per l'USB B, ma diciamo sono molto sto esagerando, ecco, però non mi ricordo quale prodotto, forse un topping, mi sembra proprio il topping D30 arrivava con i tappini.
e lo schermo davanti molto bello. Questo sembrerebbe essere stato usato onestamente da qualche recensore o quant'altro, perché non so se riuscite a vederlo, ma ha dei graffi sullo schermo ma insomma niente di che. Ora vi faccio vedere cosa c'è, i cavi inclusi, confezione. Abbiamo la presa per la corrente, il cavo USB che è della stessa identica fattura del fratello minore e infine il telecomando. Telecomando che ha le impostazioni per il filtro, il muto, si può scegliere le USB, si può scegliere l'ottico, il Bluetooth, l'RCA, l'AES, quindi le varie entrate, si può modificare il volume, qui c'è il piccolo logo e qui dietro abbiamo per inserire le batterie che sono 2 mini stilo. E quindi quello che non vi avevo detto è che questo dispositivo si aggiorna tramite wifi, quindi aggiorna automaticamente il proprio firmware tramite wifi, ha il Bluetooth per connetterlo ai propri dispositivi Bluetooth compatibili e tutto quanto questo si regola attraverso questa manopola. Ci vediamo quindi nella recensione completa di entrambi questi ottimi prodotti che ora metterò uno sull'altro per farvi vedere quanto questo sia enormemente più grande dell'altro. Venite a trovarci su audio-monkeys.com per le recensioni complete e per molte altre recensioni. Intanto io vi aspetto anche sul canale per i prossimi video di unboxing, seguiti ovviamente da recensioni.